La PlayStation 2 è la console più venduta di tutti i tempi, con oltre 155 milioni di unità vendute dalla sua uscita nel 2000 fino all'interruzione della sua produzione nel 2013. La seconda console domestica di Sony è nei cuori di tutti gli amanti di retro gaming, e non posso affatto biasimarli. Infatti questa console ha una libreria di giochi assolutamente straordinaria, titoli come Resident Evil 4, Gran Turismo 4, Silent Hill 2, Need for Speed Most Wanted, God of War, Final Fantasy X, GTA 3 e molti altri che ci vorrebbe un video intero solo per elencarli. Il successo della console, oltre alla line-up di giochi, è dovuto anche all'hardware estremamente più potente di quello della prima PlayStation, alla retrocompatibilità e al supporto dei DVD, che resero questa console un affare anche per chi non era interessato a giocare. Infatti il 2000 era il periodo in cui Sony aveva cominciato con i suoi prodotti a realizzare un ecosistema di media center domestici unificati, progetto che vedrà il culmine con la PlayStation 3 6 anni dopo. Poi, il 26 ottobre 2004, vediamo il rilascio di un gioco che ha letteralmente rivoluzionato il gaming, spinto al limite la PS2 e ridefinito le regole di cosa fosse un mondo aperto. E questo gioco era Grand Theft Auto San Andreas, titolo che in poco tempo è diventato il gioco più venduto di sempre sulla console, con più di 17 milioni di copie vendute in tutto il mondo, diventando un must-have per tutti i possessori di PlayStation 2. Ancora oggi ci sono milioni di giocatori di questa console in tutto il mondo e negli ultimi 15 anni la sua scena di modding è letteralmente esplosa con l'arrivo di metodi di soft modding facili e accessibili a tutti, pronti a rimpiazzare i complessi mod chip, ma anche modifiche hardware e software atte a migliorare la qualità grafica e le prestazioni, metodi di backup dei giochi più efficaci e soprattutto una enorme community dedicata allo sviluppo di interi titoli e porting homebrew, che negli anni hanno persino realizzato una documentazione estensiva di tutto quello che bisogna sapere per portare in vita i propri progetti su questa console tutt'altro che morta. Grazie alla community homebrew di PS2 abbiamo infatti migliaia di porting, modifiche per giochi preesistenti e nuovi titoli da giocare, e oggi andremo a vedere uno dei progetti secondo me più audaci realizzati dai fan che questa console abbia mai visto. Infatti oggi ci addentreremo in Grand Theft Auto 5 Legacy, una mod per GTA San Andreas che aggiunge personaggi, funzionalità, luoghi della mappa e molto altro da GTA 5 per cercare di creare una versione PS2 di questo gioco. Io sono Gaz07X e vi do il benvenuto in questo nuovo video, vi auguro una buona visione. Questa mod l'ho scoperta totalmente a caso mentre ero alla ricerca di qualche gioco homebrew da provare sulla mia PS2. Lasciate che ve lo dica, ho scoperto un mondo enorme di mod per San Andreas per PS2. Infatti, visto il suo notevole successo, ci sono migliaia di total conversion e bootleg di questo gioco, prevalentemente provenienti dai paesi sudamericani o talvolta anche dal Medio Oriente, dove nel 2000 venivano venduti migliaia di bootleg e copie piratate di giochi per PS2 siccome gli originali costavano troppo o semplicemente erano difficili da importare, e molti di questi erano proprio GTA San Andreas, ma con aggiunte che andavano da semplici mod menu fino a modifiche alla mappa, alle stazioni radio e soprattutto ai personaggi, spesso delle serie di Dragon Ball, SpongeBob, i Simpson e molti altri. E pensate che sono stati fatti così tanti bootleg che è impossibile riuscire a preservarli tutti, e persino quelli di cui abbiamo anche solo le foto sono solo una piccola parte di tutti quelli realizzati negli anni, e forse molti è anche un bene se non siamo riusciti a preservarli. Ma GTA 5 Legacy è diverso, infatti è una delle poche versioni moddate di San Andreas per PS2 a non essere un bootleg pirata, bensì è un progetto realizzato dai fan da un team brasiliano chiamato Relive Modding senza l'intenzione di essere venduto, con il solo intento di essere un bel progetto homebrew. Io sono riuscito a scaricare la versione pre-alpha 0.1 e so che sono state realizzate le versioni successive, ma purtroppo non sono riuscito a trovarne, siccome molti siti che disponevano della mod l'hanno rimossa a seguito di sollecitazioni da parte di Take-Two all'interruzione permanente dello sviluppo, che dunque si è concluso nel 2021 con il progetto ben lontano dall'essere completato. Per questo video giocherò utilizzando un emulatore su PC così da poter registrare meglio il gameplay, siccome la mia scheda di acquisizione non è in grado di catturare il segnale component della mia PlayStation 2. Comunque ho testato il gioco su PS2 e specifico che per giocarlo avrete bisogno di una console moddata, e non ho notato cali di prestazioni, tuttavia in alcuni test che ho fatto il gioco crasha quando si prova a entrare in alcuni negozi come Ammunition o Burger Shot, e ho riscontrato alcuni piccoli glitch nell'interfaccia, mentre in altri test tutto funzionava senza problemi. Per riferimento
momento io ho una PS2 Fat SCP H50004. Immagino questi siano problemi di stabilità dati dagli interni e dall'interfaccia custom e onestamente non so se con le versioni successive siano stati risolti, atto che non sono riuscito a trovare informazioni sui cambiamenti e sul bug fixing di queste. Comunque direi che ora possiamo procedere con il gameplay. Ed eccoci qua, benvenuti su GTA 5, o per meglio dire su un GTA 5 un po' diverso dal solito. E innanzitutto dobbiamo assolutamente cambiare al volo un'impostazione perché ho lo sguardo invertito, onestamente non mi piace molto. Comunque eccoci qua, come potete vedere abbiamo Franklin e siamo spawnati pressappoco nello stesso punto dove comincia GTA 5, in queste ville che si trovano lungo del Perro Beach, e questi sono solo alcuni esempio degli edifici che sono stati portati con questa mod. E naturalmente sono più che altro dei retexturing degli edifici preesistenti, e come potete vedere anche ad esempio le strade hanno delle texture nuove. Poi come potete vedere è passato un Dubsta laggiù, e è un veicolo di GTA 5. Abbiamo anche alcuni veicoli di GTA 5, anche ad esempio l'auto della polizia, e ovviamente non sono stati portati direttamente così come erano su GTA 5, ma sono semplicemente stati un pochettino riadattati con un po' di poligoni in meno così da poter essere gestiti meglio dalla PS2. E comunque anche se adesso sto utilizzando un emulatore, ci tengo a precisare che non sto utilizzando nessuna opzione di upscaling o di miglioramenti grafici di emulazione, quindi la grafica è la stessa che vedreste sulla PS2, quindi state vedendo il gameplay allo stesso modo in cui lo vedreste se fossimo sulla PS2 con l'uscita component, perché se fossimo invece in segnale composito sarebbe molto probabilmente più sfocato e soprattutto non sarebbe ad una risoluzione così alta, ma sarebbe, mi sembra, in 480 pixel interlacciati, se non addirittura di meno. Comunque proviamo a recarci all'ammunition, e tra altre cose guardate il radar è lo stesso di GTA 5 e anche la mappa di per sé è stata completamente rifatta. Come potete vedere riprende un pochettino i colori della vecchia mappa di GTA 5 per la PS3, in generale anche lo stile. Poi anche le icone dei luoghi di interesse sono state rifatte, ad esempio quella dell'ammunition, quella di Clacking Bell, di Burger Shot, del barbiere, del Pay and Spray. In sostanza abbiamo un sacco di miglioramenti e di aggiunte a questa mod che rendono decisamente migliore l'esperienza, è molto più simile a quella di GTA 5. Questo qui è l'ammunition che come potete vedere è stato retexturizzato, e siccome il gioco tende a crashare come vi avevo detto prima quando entriamo ad esempio dentro gli edifici, onestamente vorrei evitare di entrarci, e quindi magari possiamo ad esempio utilizzare dei trucchi. I trucchi sono gli stessi della versione PS2 di San Andreas, perché alla fine i comandi sono pressappoco gli stessi, solamente alcuni sono stati cambiati. E mettiamoci magari un set di armi. Ok, abbiamo attivato il trucco delle armi, e prima aggiunta ai comandi del gioco è la ruota delle armi. Come potete vedere è pressappoco identica a quella di GTA 5. Come potete vedere abbiamo tutte le varie armi e abbiamo anche le icone delle armi, ovviamente sono state rifatte, e persino i modelli. Come potete vedere questo qui, se non sbaglio, dovrebbe essere, stando almeno al trucco, la K47, invece però la texture della carabina di GTA 5. Poi un'altra cosa sono, come potete vedere, le stazioni radio. Abbiamo tutte le stazioni radio di GTA 5, non posso farvele sentire altrimenti mi viene segnalato il video. Tra altre cose, all'interno di questa mod non abbiamo più la storia di San Andreas, quindi tutte le missioni, tutti i contenuti della storia sono stati rimossi, e quindi anche di conseguenza tutta la mappa è già stata sbloccata dall'inizio, e tutta la mappa del gioco ha dei miglioramenti come quelli che vediamo qui a Los Santos, quindi texture delle strade migliorate, più realistiche anche volendo rispetto a quelle di San Andreas. E il fatto che abbiano rimosso i contenuti della storia è stato un buon modo per poter avere più spazio disponibile per poter chiaramente realizzare questa mod. Infatti GTA San Andreas dei 4 GB e 8 dei DVD della PS2 se li prendeva praticamente tutti senza alcun problema, con tutti i contenuti che aveva. Però avendo rimosso tutti i contenuti della storia si è risparmiato un sacco di spazio, e quindi mi sembra che il file ISO della mod pesi tipo 2 GB e 1, una cosa del genere. Quindi si è risparmiato un sacco di spazio che presumibilmente con le versioni successive sarebbe stato poi impiegato per poter fare dei miglioramenti come animazioni migliori, nuovi luoghi sulla mappa. Tra le altre cose, in questo modo si stava anche cercando di portare Northampton interamente, quindi diciamo che sarebbero state aggiunte un sacco di cose veramente molto molto interessanti. Ci troviamo a Grove Street e possiamo ancora ad esempio entrare nella casa di CJ, però essendo sempre un interno io onestamente voglio vedere se riusciamo ad entrare o se crasha il gioco.
Ok, abbiamo visto quindi il primo crash del gioco. Comunque direi che a questo punto posso anche mostrarvi la funzionalità principale di GTA 5, quella che sicuramente l'ha reso rivoluzionario nella serie e che ovviamente non può mancare qui in questa mod per PS2, ovvero lo switch dei personaggi. Come potete vedere qui abbiamo la ruota dei personaggi, naturalmente il quarto personaggio non funziona perché non c'è GTA Online e comunque direi che possiamo provare intanto a passare a Michael. Come potete vedere, il passaggio dei personaggi è stato fatto praticamente in maniera uguale a quello di GTA 5. Naturalmente richiede un po' di tempo, sia che siate sull'emulatore che sulla console, però non è nemmeno poi così tanto lento, vi devo dire la verità. Onestamente mi aspettavo di peggio. Infatti, come potete vedere, siamo già passati a Michael, da come possiamo vedere dal fatto che si sono tolti tutti i soldi che avevamo con Franklin. E onestamente non ho guardato se sono state aggiunte ad esempio le case dei protagonisti, perché naturalmente molti luoghi che abbiamo nella mappa di GTA 5 non ci sono in quella di San Andreas, o perlomeno i luoghi simili non sono abbastanza precisi e abbastanza, diciamo, combacianti con quelli di GTA 5 da permettere una posizione precisa delle case dei protagonisti, quindi immagino che semplicemente gli sviluppatori della mod abbiano deciso di tenere le safe house di CJ. Vorrei però provare a vedere ad esempio i negozi di vestiti, perché so che sono stati aggiunti dei vestiti compatibili con i protagonisti. Vediamo un po' che cosa possiamo mettere a Michael. Vediamo un po' per il torso cosa abbiamo, se sono più che altro dei vestiti presi da GTA 5 o se invece sono semplicemente presi direttamente a San Andreas. Prima esempio questa felpa nera. Ok, sì, sono i vestiti di San Andreas e più che altro gli sono tornate le mani di CJ. Direi che possiamo uscire perché non abbiamo nemmeno soldi per comprare vestiti, quindi direi che Michael può restare con i suoi vestiti di base. Direi che possiamo passare a Trevor perché d'altronde c'è anche lui e quindi andiamocene via da Los Santos. Siccome siamo a Las Venturas, direi che possiamo andare a giocarci un po' di soldi al casino di Woodley, perché no? E non so per quale ragione Trevor stia parlando. Ah, ok, è probabilmente Caesar che chiamava per il corriere. Ok. Allora, direi che magari possiamo cominciare con un po' di slot. Giochiamo un po' alle slot, vediamo cosa ci esce. Niente, $50 più che altro poi per giocare alle slot. Sono veramente costose qui in questo casino. Ok, direi che le slot non sono affatto remunerative, ci stanno solo che facendo perdere soldi. Quindi direi che possiamo passare alla roulette. Giochiamo ancora più soldi. Giochiamoci ad esempio il massimo che possiamo giocare. Oh, mi sono scordato anche di puntare, vabbè, abbiamo puntato sull'uno rosso. Niente, meno $100. Puntiamo direttamente su un colore. Ecco, questo qui è uno dei glitch grafici che vi dicevo prima. Navigando nei menu si hanno i glitch grafici e ok, mi sa che è di nuovo crashato il gioco. Secondo crash della giornata. E comunque qui siamo vicini anche ad una safe house di CJ. Voglio vedere se sono tutte sbloccate. Le safe house sono sbloccate tutte a quanto pare. E anche se non sono segnate sulla mappa ci sono. Vediamo se questa qui la carica o se ha un interno custom. Ma temo che abbia un interno custom perché a quest'ora avrebbe già dovuto caricare. C'è chi per andare a San Fierro si fa tutta la strada, ma io onestamente preferisco fare così di gran lunga. E per di più siamo pure stati pagati. Come potete vedere appunto possiamo rigirare la macchina e prende fuoco comunque, noi moriamo, però teoricamente dovremmo essere respawnati all'ospedale di San Fierro, quindi non dovrebbe essere tanto un problema. Abbiamo pure trovato una Fester proprio qui davanti a Will Archangels, che è il posto dove andavo sempre a modificare le auto giapponesi su San Andreas. Infatti se dovete modificare un'auto giapponese su San Andreas non andate a Transfender ma andate sempre da Will Archangels qui a San Fierro. Anche se dovete sbloccarlo con delle missioni secondarie ne vale decisamente la pena perché vi dà delle modifiche veramente incredibili. Se non ci foste mai andati vi consiglio caldamente di farlo la prossima volta che giocate a San Andreas. E beh, direi che prima di concludere possiamo magari fare un po' di caos per le strade, perché naturalmente non è un video di GTA se non distruggiamo un po' tutto. Poi onestamente mi sembra che con questa mod abbiano un po' diminuito lo spawn rate degli NPC.
È comprensibile, immagino, perché alla fine, dovendo caricare tutte queste cose in più tra texture, veicoli, nuovi luoghi della mappa e tutte queste cose qua, ovviamente si deve un po' rinunciare a qualcosa, e già di per sé la versione PS2 di San Andreas aveva degli NPC in meno poi rispetto alla versione per PC che è uscita un anno dopo. Diciamo che è un compromesso che si deve sempre tenere a mente, però mi sa che qui li hanno diminuiti ancora di più. 5 minutes later. Comunque direi che a questo punto possiamo anche concludere qua, perché in questo momento sto facendo letteralmente 46 minuti di registrazione. Poi ovviamente voi vedrete un sacco di tagli perché di mezzo c'è anche il viaggio che mi sono dovuto fare per arrivare fino qui a San Fierro, e per di più ci sono anche tutti i crash che ci siamo dovuti subire, quindi anche i caricamenti in più e anche alcuni bloopers, se devo dire la verità. Comunque direi che per questo video è tutto, grazie a tutti per la visione, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa mod, se la conoscevate già o se invece è la prima volta che la vedete. Se vi fosse piaciuto vedere tutto GTA 5 sull'engine di San Andreas sulla PS2, e beh, grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo in un prossimo video.